cioè almeno per me è stato un po' anche tipo, guarda, voglio dimostrare che posso fare tanto, no? E quindi ho calcato un po' la mano, Ma forse. anche perché il tuo arrivo c'ha un po' riempiti di Sì, hubris, se sicuramente posso dire, eravamo tutti perché molto gasati. Vabbè, Eravamo molto adesso gasati. Sam ci fa l'open world, Sam, ci fa il mondo. Quindi volevamo qualcosa di scope ridotto e Nico si è subito reso conto che con quel taglio, con quei limiti, una barchetta in mezzo al mare ci saremmo tolti un sacco di problemi. E il gioco che esplode, veramente assurdo. E io vedevo le cose dalla spiaggia, tra l'altro. Sì, io Oh, mandavo gli questo. aggiornamenti, oh raga, guardate, sta vedendo un sacco, che cazzo. Benvenuti a tutti, oggi su questa puntata di Dev Matter ho il piacere di avere in live, poi sarà ricaricata anche su YouTube ovviamente, ma ho il piacere di avere live Nicola Dau, scusatevi i nomi, ditemi se li pronuncio bene, Luca Folino e anche Samuele Petrucci, che sono i ragazzi di Studio Ortica. Ci hai inchiodati ai nostri nomi, grazie. Sono i ragazzi di Studio Ortica, in particolare li conoscerete probabilmente per Loan Shark, che è un'avventura narrativo-psicologica horror che è uscita, se non sbaglio, ad agosto 2025 e adesso sono al lavoro su Birds Watching, che è un'altra avventura in cui sei l'ultimo umano rimasto, da quello che ho capito, e passi il tuo tempo a guardare uccelli, ma mi viene da dire che forse sono gli uccelli a guardare te, lo scopriremo solo vivendo. Vediamo. Partirei subito facendo presentare i ragazzi e chiedendogli anche come nasce Studio Ortica, ma una cosa alla volta, vi lascio pure la parola. Let's go. Samu, ti va di andare tu? Perché prima intervista, questa è Comincio subito io. la prima Primissima intervista di intervista. Samuele, da quando è parte di Studio Ortica, quindi let's go, presentati. Esatto. Ciao a tutti, io sono Samuele e in Studio Ortica mi occupo principalmente della parte art. Sono l'ultimissima aggiunta e non ho assolutamente lavorato io a Loan Shark, è stato Rumpelstiltskin, per cui di cui oggi faccio le veci, non sono io ovviamente. Niente, sono un ex collega di Nicola e Luca e anche loro grande amico. Non so cos'altro aggiungere. Io sono Luca, mi occupo invece principalmente della scrittura dei giochi di Studio Ortica e collaboro sul design con Nico e Sam. Siamo, come accennava Sam, siamo tutti e tre ex colleghi, ci siamo conosciuti lavorando in uno studio doppia italiano, dove ci occupavamo già rispettivamente di design, narrativa e art, con, come dire, obiettivi diversi, il contesto era molto diverso. E io ho studiato Scienze della Comunicazione a Torino, sono torinese, siamo un team multiregionale. Io sono torinese, lei nicese, direbbe la mia fidanzata che mi prende in giro, mi accusa di voler sembrare cittadino. Comunque sono cresciuto, ho studiato a Torino, mi sono laureato qua in Scienze della Comunicazione, poi ho scritto fumetti per un po', ho capito che in Italia muori di fame se scrivi fumetti, quindi ho deciso di cambiare il focus e in maniera poco saggia dal punto di vista finanziario sono passato ai videogiochi. Dove invece si sta benissimo, ricchissimo Dove invece mercato. si sta benissimo, infatti l'industria è stabile, i posti di lavoro sono tantissimi, la barriera per i junior è bassissima, esatto. Ovviamente per chi ci ascolta lo saprà, non è vero, è un disastro, ma vabbè. Ho fatto un anno di un corso di videogiochi qua a Torino, poi ho avuto la grandissima fortuna di trovare lavoro dove lavoravano Sam e Nico. Ho conosciuto un sacco di persone stupende come loro, che magari ci guarderanno e che saluto. E lì siamo diventati amici e ci siamo conosciuti. E lì ho lavorato inizialmente nel team di design che era guidato da Nicola, prego. Io sono Nicola, a titolo informativo sono il capo supremo di Studio Ortica, come Non è potete vero, non è vero. confermato qua, guarda, c'ho anche la targhettina regalata Ce in l'ho posta. anch'io, ce l'ho Mi anch'io. piace Ce l'ho tantissimo, tra parentesi a titolo informativo anche bellissimo. Mi dispiace Luca. sto zitto Faccio ora. faccio, principalmente sviluppo design e condivido la direzione creativa con Samuele e Luca sui nostri giochi. Niente da dire, ho, fatto il commercialista alle superiori, però poi, quando mi son reso conto di voler fare videogiochi mi sono trasferito all'estero perché, essendo sardo, l'unico modo che avevo di studiare sviluppo era trasferirmi in Italia, tanto che per trasferirmi ho fatto andare direttamente in Scozia dove c'era un'università di game design. Ho seguito un corso per quei 4 anni e poi son tornato in Italia perché, la mia ragazza non ne voleva sapere di trasferirsi al di fuori del paese, quindi ci siamo trovati a Torino sostanzialmente. E niente, a Torino ho conosciuto Luca e Samuele nella stessa compagnia in cui lavoravamo ed eccoci qua.
Tra chi si è licenziato e tra chi è stato licenziato, ci siamo trovati tutti uccel di bosco e visto che è un periodo molto difficile come faceva notare Birdwatching, C'è di bosco. ehm, è un periodo molto difficile in cui sapevamo che sarebbe stato difficile trovare lavoro il 2025. Abbiamo deciso di concentrarci piuttosto che spammare, application a chissà quante aziende diverse, sul provare a farci principalmente portfolio e poi se sarebbe andato bene a far nascere qualcosa di nostro. Originariamente eravamo io e Luca, in maniera molto informale, ci siamo dati il 2025 per provare a fare 3 videogiochi, ci siamo detti. Poi Loan Shark già essendo il primo, sostanzialmente è andato già molto bene, quindi c'è dato la scusa per, fondare effettivamente una compagnia, alla quale si è unito anche Samuele, con il quale, appunto già volevamo di saper collaborare da tempo e stavamo solamente aspettando il momento giusto. Ed eccoci qua. Grande. Quindi è nata proprio come mi viene da dire, non con un aspetto commerciale in mente fin da subito, forse sì, ma come hai detto, per provare anche soltanto a far portfolio e capire dove andare da lì. Anche perché tra l'altro, perlomeno Nico, molto meno, però in quel periodo io uscivo personalmente da diversi mesi in cui avevo cercato lavoro in maniera molto assidua ed era andata malissimo, quindi stavo facendo progettini personali. Dark Reality, che è il gioco sul quale ci siamo incontrati poi creativamente e professionalmente, io e Da indie. Nico da indie, era uno di questi progettini che stavo facendo nel tempo libero disperato perché ovviamente le mie candidature passavano ignorate, quindi abbiamo, abbiamo detto vabbè facciamo questo progettino. All'inizio lo volevo fare in autonomia, poi Nico si è offerto di entrare e il progetto ha preso, ci siamo gasati tantissimo e da lì abbiamo deciso di portarlo avanti. Quando abbiamo visto che ci piaceva tanto lavorare assieme su Dark Reality, dove siamo stati aiutati tra l'altro sempre da questo Rumpelstiltskin che non ha nessuna connessione con Samuele, sono due persone completamente diverse. E abbiamo deciso, visto che era andato bene Dark Reality, di proseguire come accennava Nico e vedere se ce lo potevamo permettere di andare a Iosa. E è andato molto meglio di quanto pensassimo. Beh, e Loan Shark è andato, mi sembra di capire molto bene che vi ha un attimo, in inglese direbbero, vi ha lanciato verso, verso Sì, sì, l'azienda, sì, sì. immagino, verso la Sì, formazione. sì. E come accennavo prima, anche per chi ci ascolta magari che non conosce male, però insomma, è un'avventura narrativa, psicologica, horror, e qui inizia. Vi lascio una confessione perché io mi ho invitato in questo podcast format, chiamatelo come volete, perché voglio fondamentalmente imparare dagli indie ma anche sentire le loro storie e capire, insomma, fare dei contenuti che sia su YouTube sia su Twitch possano dare qualcosa a qualcuno, sia che è già avviato insomma nell'industria, sia persone che vogliono entrarci, che vogliono esplorare questo mondo. E quindi mi piacete come studio ed è per questo che vi ho invitato. Per chi non lo sapesse, Loan Shark è una narrazione e un'avventura profondamente basata sulla talassofobia. Io penso di essere una delle peggiori talassofobiche di questo mondo, quindi la confessione sta proprio nel fatto che ho dovuto guardare il gameplay proprio sul secondo monitor perché mi sento proprio male e mi sono goduta la narrativa e insomma i messaggi di fondo molto volentieri, ne ho un attimo esplorato, però è stato veramente impazzire, sarebbe stato Senza guardare sul fondo del mare, certo. esatto, cioè ci sono stati dei momenti in cui mi sono sentita male, però vabbè, però allo stesso tempo ho voluto appunto approfondire i vostri lavori perché appunto volevo avervi qua e niente, volevo fare questa confessione perché non sono propriamente il target per Loan Shark, ecco. Però volevo chiedervi, specie da un punto di vista narrativo, ma anche di design e da un punto di vista artistico, qual è stata l'ispirazione creativa per Loan Shark e il vostro approccio anche Parto giusto. all'orrore, potremmo dire. Vai. Il principio assoluto parte da un furto, tra l'altro un furto interno, perché
l'idea di fondo nasce da un piccolissimo prototipo che mi aveva fatto vedere Samuele Ah, tipo è vero, 3 anni cavolo. fa. Ok. 3 anni fa Addirittura. di sì, ti ricordi avevi fatto tipo una scenetta in cui c'era tipo dell'acqua, una barchettina grigia, era tutto Ah, da quello? grey-bossato, non c'era il texture, sì. Addirittura. E tu niente, era solamente questa scena di notte che avevi fatto come test per creare un po' di ambiente, mi ricordo, Sì, c'era sì. la barca con la luce che potevi spostare. Stavo Mi era facendo piaciuto un sacco. dredge, però poi è uscito il dredge effettivamente. Eh, E quindi cavoli. niente. Quindi ci siamo dovuti spostare. Quindi mi avevi fatto vedere quel prototipo e poi nel periodo in cui io e Luca stavamo cercando idee alle quali lavorare, abbiamo fatto tipo 2 mesi di solo sperimentazione, prototipazione, brainstorming, camminate dove, boh, guardavi un albero e ti cercavi di fare ispirare da quello che stavi guardando. Mi ricordo di aver ripensato al prototipo di Samuele e ho detto: "Ah minchia, era figo, era molto atmosferico, mi piacerebbe fare un gioco in cui sei in una barchetta in mare di notte." Mi ricordo che questo è proprio l'incipit, o perlomeno l'incipit assoluto, nel senso che è ciò che ha fatto nascere la nota nella nostra documentazione dell'idea. Un Certo. gioco in cui sei in mare di notte, e poi con Luca abbiamo sviluppato, se vuoi proseguire, anche il contesto narrativo più elaborato. Abbiamo cercato di darle poi qualcosa di interessante che volessimo raccontare. Venivamo da un progetto che avevamo sentito tanto, che era Dark Reality, perché appunto c'eravamo gasati tanto e i temi c'era piaciuto tantissimo esplorarli, anche se poi il gioco complessivamente era stato un mezzo fallimento, nel senso che non tanto da un punto di vista di risultati, quanto è stata una grande esperienza d'apprendimento, però era troppo grosso, non siamo riusciti a fare tante cose bene perché eravamo troppo distribuiti, dovevamo imparare a fare tante cose. Quindi volevamo qualcosa di scope ridotto e Nico si è subito reso conto che con quel taglio, con quei limiti, una barchetta in mezzo al mare ci saremmo tolti un sacco di problemi. Uno degli elementi più difficili da creare era stato l'ENV, renderlo giocabile, interessante ma anche bello. Ecco, invece una barchetta minuscola in mezzo al mare bisognava dargli una caratteristica tematica importante. Siamo partiti da uno spunto di Nico sul tema del debito e della pressione finanziaria, ma proprio mentre stavamo brainstormando davvero, perché andavamo a passeggiare un sacco al parco vicino alle nostre case, Abitavamo a perché 5 minuti, sì, esatto. ma proprio 5 minuti, quindi uscivamo, andavamo al parchetto Madò, e che bello. andavamo. Ah, Era molto bello, era molto bello. non vedo l'ora di tornare in Ehm, estate, vabbè. esatto, adesso è impossibile chiaramente, la creatività è andata giù, no sto scherzando ovviamente. Quindi eravamo sotto all'ombra di sto alberello e stavamo a parlare del gioco e eravamo lì semplicemente che ci chiediamo, boh, ma qual è la storia? Parlando di pesca, parlando di fatica e tutta una serie di cose, poi siamo partiti da un aggancio autobiografico di Nico e poi siamo andati ad espandere e mi viene da dire che il lavoro tematico principale e narrativo l'abbiamo fatto tutto in quella prima sessione, poi quello che è successo dopo è stato un cercare di esplorare e di dare il tono. L'abbiamo trasformato poi partendo dal debito in un gioco tutto incentrato sul tema del lavoro ed è diventato progressivamente sempre più una storia, un'esperienza autobiografica per noi stessi sulla difficoltà di lanciarsi in un'impresa indipendente, senza appigli, senza tutta questa esperienza, in un contesto magari in cui generazioni più grandi, generazioni più vecchie fanno un po' di nonnismo o comunque un po' di gatekeeping e niente, poi da lì siamo riusciti a toccare tanti temi che hanno colpito i giocatori, la frustrazione del lavoro dipendente, appunto in parallelo al pericolo e all'ansia del lavoro indipendente. Ed è diventata quindi questa conversazione sgradevole con un capo ufficio molto tossico nella forma del pesce demoniaco che ti tormenta, ecco. Direi che è tutto. Non so se volete aggiungere qualcosa, ragazzi. E Il concetto, giusto aggiungo, scusami, il ok. concetto autobiografico a cui si riferiva Luca è che, dopo la crisi del 2008, anche io a livello familiare ho subito, nel senso siamo stati, credo come molte persone in Italia, incastrati in storie di debiti, comunque problemi fiscali dai quali è molto difficile uscire, dai quali ci stiamo come famiglia, recuperando solamente adesso sostanzialmente, si sta iniziando a respirare un po' meglio, quindi siam passati da un periodo in cui si viveva relativamente bene a un periodo di disastro assoluto.
Quindi l'idea originale, appunto, volevo specificare, partiva da questa esperienza personale. Poi però ci siamo allontanati, sebbene il debito ricopra il Certo. gioco, poi parla in realtà di lavoro, che è un tema più caldo che condividiamo tutti ed è molto recente per tutti noi. Diciamo che non dico le migliori storie vengono sempre da esperienze, però partono sempre magari da Però una sì, no? suggestione, esatto. Esatto. Ti volevo fare una domanda perché ho letto sul vostro Substack che a livello di scrittura l'hai scritto in 3 mesi, un qualcosa del genere. Sì. E Sì, sì, perché il gioco è stato tutto, no, sviluppato in 3 mesi, anche la scrittura è Ah, stata ok, proprio costruita in 3 mesi. tutto è stato sviluppato in 3 mesi. Tutto in 3 Ok, mesi, tutto ok, in ok, 3 mesi, ok. sì. Da un punto di vista tematico, anche con Birdswatching e in generale per il futuro, che temi vorreste trattare? Qual è, diciamo, Ma, la filosofia che volete? È un argomento molto ampio, quindi scusate se è un po' vaga la certo. domanda. Infatti penso abbiamo tutti e 3 qualcosa da dire su questo effettivamente. Personalmente, mi piacciono ho dei temi che cerco, sai, di portare sempre personalmente nei nostri giochi. Temi snob, sono molto snob, quindi tecnicamente tendo a portare i pipponi un po' intellettualoidi, mi piacciono tanto i film sovietici, quindi, purtroppo devono sopportare questo travaso che faccio. "Ah no, facciamo queste citazioni". Devo citare perché ho fatto poi il classico, quindi ovviamente sono uno snob Ma inevitabilmente. Um, tipo ieri mi sono divertito tantissimo, non so se ve l'ho detto tra l'altro, Nico Seb, ho messo una frase di Tacito a caso detta dal cattivo di Birdwatch, mi sono sentito No, intelligentissimo. le 2 persone che se ne accorgeranno saranno felicissime. Saranno molto felici. No, battute a parte. Non abbiamo più che una linea tematica coerente, in termini proprio di temi specifici, sai, vogliamo affrontare questo, quello che cerchiamo di fare è di affrontare temi che di volta in volta ci sono cari e di farlo nella maniera più onesta e sentita possibile e di fare sì che tutti i nostri giochi siano di impatto. Come dice spesso Nicola, ci piace fare giochi un po' pungenti che ti tengano teso abbastanza da rifletterci un po' su. Questa mi sembra sia un po' la nostra filosofia di lungo corso. Poi sui temi specifici ovviamente variamo. Adesso per il prossimo gioco stiamo pensando a delle cose un po' particolari, vogliamo spostarci tematicamente rispetto a Birdwatching. Magari ne parleremo più avanti. Comunque, questa almeno è la mia prospettiva. Ragazzi, voi che dite? Cosa fa Studio Ortica? Vabbè, condivido moltissimo questa cosa, cioè nel senso magari non sappiamo esattamente quale sarà la tematica del prossimo, però ci piace molto portare sicuramente argomenti a cui teniamo particolarmente, poi c'è una lunga fase di brainstorming all'inizio, no? Magari, non lo so, comunque ci siamo riusciti abbastanza bene fino adesso a portare insieme anche le nostre idee, magari l'idea finale di un gioco è l'unione di tante cose prese singolarmente, non lo so, comunque vabbè, il punto principale, cioè quello che ci accomuna tutti credo è che vogliamo portare delle belle storie e non lo so, questo. Poi appunto, i temi in particolare credo che dipendano da tante cose, anche dal momento, magari, no? Quello che stiamo vivendo forse nel determinato Certo. momento in cui facciamo il brainstorming. Il prossimo gioco parleremo del casino dell'aprire un'azienda in Italia, tipo quello. Quello che dicono Luca e Sam, appunto, il bello del fare giochi in poco tempo al momento è che non è troppo il punto non è no pensarci tantissimo a quello che vogliamo fare, ma è pensare tanto a quello che proviamo in un determinato momento e probabilmente saranno molto influenzati dal periodo di vita in cui ci troviamo. Mi aggiungo dicendo che io, al contrario di Luca, sono letteralmente l'opposto, sono un imbecillito totale, quindi mi rifaccio un Non è sacco vero, stai esagerando. alla Però. cultura pop. Cioè, Luca ci ha messo tipo 90% di citazioni che non ho neanche colto. Io ci metto i video di TikTok dentro, quindi tipo tutto il talassofobia delle animazioni dei YouTube short, quello è il mio contributo. Sì, comunque il gigantone pelato l'ha tirato ce l'ha proposto Nico perché continuava a guardare questi video di TikTok Guarda, sulla talassofobia e diceva sai che c'è, ma a sto punto andavo mettiamolo, perché c'avevamo solo lo squaletto e non mi ricordo chi tra voi due, forse tu Sam dicesti tipo una volta vabbè ma è un po' poco sto squalo e ovviamente l'hai detto da amico che giocava e playtestava il gioco perché Certo, sì. era Rumpelstiltskin che stava lavorando allo Shark. Poi ho detto a Certo. Rumpelstiltskin di... Esatto, di dire, esatto. Però, e poi allora ci abbiamo pensato un pochino e Nico se n'è uscito con TikTok e con il pellatone Beh, ha che noi prendevamo in funzionato. giro, cioè tipo, sì,
però a noi faceva ridere, questa è la cosa buffa. Cioè, noi guardavamo questi video, non mi ricordo il creator, ma a noi facciamo tantissimo ridere. Cioè, tipo, vedi, e c'è sto tizio e ti fissa con gli occhi giganteschi, questa testa pelata da mare. Bellissimo. E poi ha funzionato benissimo. Luca e Tremotino che parlavano tipo della fiaba del pesciolino d'oro. Wow, c'è questa metafora. Raga, guardate sto short, incredibile. Vai, Che vai. poi effettivamente, per precisare anche per chi ci ascolta, è effettivamente andato virale Loan Shark con questo tipo di cose, giusto? Oltre che con gli influencer che l'hanno preso fondamentalmente, per un'attrattiva che secondo me era già chiara dalle vostre pagine, da come avete impostato il tutto, tra l'altro. Oltre che adesso, magari nella prossima parte del live parliamo anche di questo, era giusto per chiarire il discorso che comunque ha funzionato a livello di viralità, eccetera. Evidentemente sì. A Ci livello sta. produttivo quello che credo sia andato bene è che poi è diventato tipo un generatore di clip di proprio quel tipo di video su TikTok, Mm. no? Potevi fare un video su Loan Shark che rientrava proprio nel feed di video della talassofobia, quindi proprio finivano di Mm. fronte a tutti, era Sì. veramente La cosa bellissimo. che fa ridere, aggiungo, è che invece nessuno di noi tre è talassofobico. No, no. Cioè, Beh, meno la male. è proprio... Certo. no, certo, Invece certo, non però avremmo voluto capisci... fare il gioco, probabilmente. Effettivamente. Oh no, devo aprire Godot. Oh! Allora, si parlava di temi e Sì. anche da un punto di vista, mi collego a un discorso che magari possiamo riprendere anche dopo, però ho voglia di farvi Certo. anche adesso perché è legato proprio a Loan Shark in particolare. Ho sentito alcune vostre interviste in cui avete detto che avete fatto anche comunque tanta ricerca di mercato da un punto di vista dell'horror, di cosa va, di cosa non va, eccetera. Tutte queste analisi voi le avete fatte partendo dall'idea che volevate fare quel gioco con quelle tematiche e non sapevate se aggiungere o comunque declinarlo sull'horror, o avete deciso prima il genere generale o comunque la tematica horror e poi avete sviluppato l'idea partendo dalle vostre ispirazioni personali? Dico, ti va di riraccontare perché mi sembra che nasca tutto in quei 2 mesi poi Sì, questo esatto, è un un po' il po' e un po' processo. mi verrebbe da dire, cioè noi abbiamo approcciato la cosa da entrambi i punti di vista, cioè in 2 mesi ci siamo detti: "Troviamo tot idee", e poi mi ricordo che tutto quello che ci veniva lo scrivevamo nel nostro vault di documentazione Markdown. Riuscivamo a scrivere abbiamo 2 tipi di idee sostanzialmente, siamo molto strutturati nel modo in cui scegliamo i progetti. Abbiamo 2 tipi di idee: gli spunti creativi, quindi appunto, no, il gioco in cui sei in una barchetta di notte, e poi gli approcci produttivi, quindi appunto un gioco horror Studio Ortica in stile, Buckshot Roulette per dire, o in stile, Squirrel Stapler, o un gioco di carte, o un gioco strategico, eccetera, eccetera. Ehm e ricordo che, tipo facevamo anche diverse combinazioni di quella cosa, cioè mi ricordo che, abbiamo considerato più idee approcciate da più spunti produttivi diversi, quindi, mi viene da dire entrambe le cose sono vere, cioè facevamo un sacco di ricerca e allo stesso momento un sacco di blue sky thinking, in cui, guardi una cosa e ti viene in mente: "Vorrei fare quello". E poi magari però una volta che ti viene lo cerchi di associare a un formato produttivo che ha senso, basato sulla ricerca. L'horror appunto funziona bene perché, ehm, banalmente è più facile fare le capsule di Steam con l'horror, perché basta che ci metti il personaggio principale di fianco al titolo generico. Più facile, ehm vendere la promessa di gioco con l'horror, non devi creare gameplay con l'horror, che è una cosa che ci siamo detti da subito che sarebbe stato difficilissimo fare perché ci vuole tempo. Non lo fai in 3 mesi un gioco, o sei ovviamente Gesù Cristo, oppure non fai in 3 mesi, uhm, Meccaniche un complesse, sai, sì, un gioco esatto, esatto, certo. quindi sì, un po' entrambe le cose. C'è stato un momento, mi ricordo, correggimi se sbaglio, in cui il nostro brainstorming però iniziò proprio a transitare verso l'horror in maniera più concentrata. Tipo Sì, all'inizio tiravamo fuori idee, tipo me ne sono aperte alcune dal nostro Discord, Moon and Sun, dove dovevi gestire era un gestionale di un bar, ma invece che era ispirato a Coffee Tanuki Talk. Lane. Coffee Talk, ma invece che essere come Coffee Talk, doveva essere, era tipo Lercio, tipo Boris incontra Coffee Talk, quindi c'avevi gli alcolizzati, i reietti umani e robe così. Mio Avevamo padre un è un gioco sulla bar. passione. Esatto, Oh scusami, prego. volevo dare un po' di contesto. Mio Sì, padre è sì. un bar, ovviamente il tipo di clientela è molto colorata, diciamo, A no, posto. diciamo che per adesso tutti i giochi che si basano sul fare il barista non vendono per forza
l'aspetto più sudicio del lavoro, ma sempre come qualcosa di molto cozy. Wow, che bello, questo vuole il latte, faccio un po' di latte art. No, no. No, No, no. vuole l'eroina, ecco. Esatto. Avevamo pensato tipo un Diplomatique, un Divinity Dragon Commander, però fatto da noi in scala piccola. Sì, vabbè, che circo. Che Avevamo bello. pensato a un The Sims, ma c'era l'inflazione, quindi le case diventavano sempre più Perché costose. era il periodo in cui volevamo comprare il box auto, ti ricordi? Quindi stavamo guardando i box auto di fronte a casa mia, ho detto: "Minchia, quanto Quanto costa?" costano? E parlavamo sempre, diciamo tutto il tempo, poi i nostri nonni compravano la terra per 3 €. Avevamo fatto uno dove eri un pastore, dovevi scappare dai saraceni nella Sardegna medievale, cioè ci eravamo pensati tutte 'ste idee, poi ad un certo punto abbiamo avuto un meeting e abbiamo proprio detto: "Senti, stiamo un po' sbroccando". Ci siamo guardati, come diceva Nico, un po' le robe, poi allora lì, da un certo punto in poi le idee diventano tutte tematicamente e produttivamente horror, così, e poi lì siamo andati a scegliere. Vi chiedo, allora, da questo punto di vista, poi nel corso di questi 3 mesi, che comunque, conoscendo un po' questo mondo è veramente poco tempo, quali sono Sì. state le difficoltà maggiori che avete riscontrato facendo Loan Shark, da tutti i punti di vista, per tutte le vostre mansioni, chiamiamole così, comunque, tutti i vostri aspetti? Certo. Per l'Amperstischi qual è stata la cosa più difficile, Sam? Lavorare di notte probabilmente. Ma no, Vabbè. ma che doveva andare a dormire, ma perché? Dovevo Cos'altro andare aveva a da dormire. fare? Lo so, però per chi conosce la fiaba no, vabbè, per me, nel senso, è stato un po' un progetto anomalo quello, quindi diciamo è un discorso un po' a parte per l'arte di Loan Shark. È la parte che ha avuto meno problemi. Perché alla fine Sì, erano sì, tutti decisamente. prop che abbiamo preso online Sì, con sì, 2, sì. 3. Comunque in generale la filosofia è quella di risparmiare tempo, quindi molte cose vengono fatte buone alla prima e c'è molto riciclo di asset gratuiti, al massimo modificati appunto lì dove serve. In realtà quella parte è stata probabilmente la più liscia di Loan Shark. Sposterei il discorso, poi appunto Birdwatching è una cosa completamente diversa, appunto sposterei in realtà il discorso sulle altre due parti che sono... Le altre 2 parti. esatto. Ma personalmente è che all'inizio è nato con un'idea un po' diversa, cioè all'inizio non è un gioco narrativo, perché ci eravamo detti dopo Dark Reality, vabbè, ma proviamo a fare un gioco dove entrambi possiamo, Nico già lo faceva, lo fa molto bene, far fare più game del generico, e anche io avevo di interesse, ho detto, beh, proviamo a dividerci il gioco in parti da scriptare. Nico si occupava di scriptare tutti i sistemi di sotto, io di scriptare tutti i sistemi di sopra. Non è andata benissimo, nel senso che per, Di ci sotto e di è sopra stato, intendi appunto il esatto, sott'acqua. Mare, sì, sì, vabbè, esatto, ok. esatto, esatto. Perché appunto Nico si è occupato di tutte le parti delicate, io mi sono preso in fase di prototipazione del gioco, poi Nico ha rifatto tutto in maniera più pulita, perché noi facciamo così, tra l'altro quello che facciamo tendenzialmente è che, vabbè, hai tolto il marciume. Facciamo un primo progetto molto a caso, molto sporco, dove facciamo veramente le peggiori schifezze in termini di implementazione, e lì testiamo il flusso di gioco, testiamo le meccaniche, il pacing e ta ta ta. Poi tecnicamente, senza più domande su cosa è il gioco e cosa deve fare, iniziamo un progetto pulito che deve restare pulito. Ovviamente non va così, perché Birdwatching ovviamente non è pulito quanto potrebbe, però è comunque molto più pulito. Ci troviamo bene a fare così perché tutta la parte più complessa, ideativa, ce la togliamo senza preoccuparci del debito tecnico. Il problema una delle difficoltà più grandi sullo Shack fu per me rendermi conto che il mio contributo in termini di implementazione poteva essere limitato in quel momento, perché vabbè, avevo tante cose, io non ho molta esperienza tecnica, ne avevo ancora meno in quel momento, quindi avevo veramente tante cose da imparare, e è stato un po', mi sono trovato un po' sopraffatto. Quindi da un certo punto in poi, abbastanza naturalmente, ma inconsciamente, mi sono messo a scrivere, e ad un certo punto ci siamo proprio detti, senti, tu sei un generalista, Nicola, tu sei uno scrittore, io facciamo quello che sappiamo fare, e
lasciamo che il gioco esca più naturalmente di quello che è. Quindi in realtà è diventato un gioco narrativo tipo un po' dopo la metà un po' dopo il primo mese e mezzo. E lì allora abbiamo detto, ok, abbracciamo un po' di più questa natura. E quello per me personalmente è stata la cosa più difficile, cioè riadattarmi mentalmente a quelle che erano le mie responsabilità. Non tanto in termini, sai, di chi fa cosa, o sai, le taschine giornaliere, no, proprio in termini ampi, cioè, ok, la visione per il gioco è un po' diversa, le mie preoccupazioni sul gioco devono essere queste, queste, queste. Quella è stata la parte più difficile per me. E poi scriverlo bene, perché ovviamente cioè, è sempre difficile. All'epoca non avevo mai avuto il piacere di avere un pubblico ampio, reagire a qualcosa che avessi scritto, di cui avessi concepito il narrative design, il flusso, e collaborato a creare un'esperienza, quindi non avevo veramente idea di cosa funzionasse, cosa no. Avevo già scritto cose però in un medium diverso, quindi era stato un po' diverso. Quindi è stato proprio un po' buttarsi. Per questo l'ho riscritto parecchie volte. Però la storia era sempre quella, perché da un certo punto in poi si è cristallizzata. Ho semplicemente cercato, riscrivendolo, di fare cose tematicamente e stilisticamente più centrate. Però la difficoltà principale è stata senza dubbio dire, ok, io non devo scriptare questo sistema di pesca, dai. Tra l'altro che ridere, ho fatto delle cose veramente orribili in quel primo mese, tipo ad un certo punto ho fatto muovere la barca, ma mi ricordo che non riuscivo a far staccare il personaggio dal volante poi quando smetteva di guidare, veramente delle porcherie. È stato molto divertente da quel punto di vista. Nico, per te? Generalmente è stato un progetto molto facile, nel senso che, non ho davvero un ricordo di un momento in cui ho detto: "Bleh, oh mio Dio, non riesco a fare questa cosa". Ehm, Me lo ricordo tutto abbastanza liscio, tranne il problema intrinseco, però credo che sarà di ogni progetto, perché lo è stato anche su Birdswatching, su Dark Reality. Questo tipo per me, questo tipo di giochi poi si basa molto su quei elementi giusti che riescono a caratterizzarli abbastanza da trasformarli in meme, dove per meme intendo quella capsula contenuta di significato che ti entra in testa ed è chiaro che cosa stai giocando e riesce a far sembrare che ci sia di più di quanto non ci sia dentro al gioco sostanzialmente, no, ehm Loan Shark appunto sono tipo contati, saranno 6 eventi, 6 jumpscare che avvengono nel gioco, alternati da dialoghi. Mhmm, quindi la parte più difficile direi, stessa cosa in Birdswatching, è sempre spremersi le meningi per dire anche tipo un mese prima dell'uscita, che è quando abbiamo aggiunto il gigantone pelatone, dirsi tipo: "Dio mio, che cosa gli manca ancora", no, e capire, che esattamente se va bene così oppure no. Quella è la cosa che più mi fa soffrire perché mi fa proprio mal di testa, poi non mi piace pensare, io sono tipo, 0, 0, quindi, fare quel lavoro è orribile. Ehm Stessa cosa per Birdwatching appunto uguale, cioè tipo adesso l'abbiamo migliorato nell'ultimo mese e mezzo, è diventata una roba, cioè crazy. Però appunto arrivare a capire: ma va bene così o qual è il problema qua dentro oppure ah, esaurisce. È Ti stato riferisci difficile. anche... Vai, vai, scusa. No, no, volevo solo dire che su Loan Shark effettivamente poi le cose si sono unite relativamente più in fretta. Su Birds, per esempio, ha iniziato a funzionare veramente, ci è voluto veramente un po' perché iniziasse a funzionare. Esatto. Cioè, su Basta. Loan Shark i playtest si gasavano dopo appunto un mese e mezzo a metà produzione. Non c'era ancora il pelatore, non c'erano ancora tante cose, però i playtest già si gasavano perché dicevano, ah, il lavoro, sto stronzo di un pesce, pa, 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 pa. Sì, Ma sì, esatto. Birds, mamma mia, noi ancora a fine dicembre la gente ce lo giocava e diceva, no, carino, però... Il pacing è morto, tipo a un certo punto perdeva tutto il quello è proprio difficile, no, dire: "Ah, adesso cosa devo fare?" Quindi era... Sull'On non c'è stato. Ok, quindi era un misto di non capire se il pacing potesse andare bene, ma allo stesso tempo, parlo anche di Birdswatching, però allo stesso Sì, sì, tempo Certo. rischiare magari di aggiungere roba che andava esatto, over scope, immagino, esatto, perché esatto, quello esatto. poi alla fine è sempre il problema, E finché... noi lavoriamo tecnicamente per minimalismo, no,
facendo un po' appunto come diceva Sam, economizziamo il più possibile, cioè se un prop lo posso usare scaricato lo uso scaricato, se una cosa la posso togliere la tolgo. Quindi cercare di capire esattamente che cosa inserire e che cosa no è una scelta particolarmente difficile. Perché effettivamente la domanda era su Loan Shark, ma volevo farvela lo Sì. stesso anche su Birdwatching, quindi se se volete eventualmente aggiungere Certo. qualcosa anche su Birdwatching o anche qualcosa che lato produttivo avete migliorato proprio dalle cose che non sono funzionate nel Loan Shark, È che per siamo esempio. traumatizzati da Birds, non riusciamo a smettere di parlarne. Scusa, hai ragione, che continuiamo a parlarne No, perché no, siamo no, veramente no, ma avete traumatizzati. anticipato soltanto, cioè l'avrei fatta comunque la domanda, Ok, ok, perfetto. l'avrei Terzo fatta c'ha no problem. uomini distrutti. Più che altro Tipo penso Goro, scusate, cagata devo dire, a Goro Majima It is what it is. in Yakuza. Yakuza 0, bellissimo. Prego Sam, scusa. no, dicevo nel senso che a noi viene forse più naturale un po' il confronto perché sono stati 2 progetti mega diversi. Mh-mh. E tipo questo secondo, non voglio dire è stato un overscope dall'inizio, però forse abbiamo un po' Ma diciamolo. diciamolo. Ok, Allo Cioè, Shark ok, il confronto era interessante. tipo SpongeBob e Patrick sulle montagne russe, tipo quelle basse che fanno così. Birdwatching No, più che altro secondo me è che in realtà sì, un po' di overscope c'è stato, e che forse era un po' un testing ground, il primo Sì. vero test di lavoro a 3, quindi forse, cioè almeno per me è stato un po' anche tipo, guarda, voglio dimostrare che posso fare tanto, no? E quindi ho calcato un po' la mano, Ma forse. anche perché il tuo arrivo c'ha un po' riempiti di Sì, hubris, se sicuramente posso eravamo dire, tutti perché molto gasati, Vabbè, eravamo molto adesso gasati. Sam ci fa l'open world, Sam, ci fa il mondo. Oh. No, esatto. ma perché immagino Eh, che rispetto magari al contributo di Tremotino su Loan Shark, tu adesso sei più full su Studio Ortica, giusto? Giusto per Sì, chiarire. sì, sì. Sì, Capito. esatto. in termini di difficoltà, prettamente, ma allora, volendo ridare contesto, noi usciamo da Loan Shark e iniziamo subito a lavorare a Birds. Samu non è ancora nella compagnia, già stiamo pensando molto intensamente alla sua entrata, però da lì qua come cronologia siamo ad agosto. Ehm, per la precisione luglio, perché effettivamente abbiamo finito Loan Shark la prima settimana di luglio 2025, seconda settimana abbiamo iniziato a parlare del progetto successivo. Sam era ancora lì da unirsi a noi, sapevamo che sarebbe successo, solo non sapevamo ancora quando in quel momento. Sì, ma sarebbe Iniziamo potuto alla... essere anche dopo 2 anni, tipo, perché ancora Sì, non sapevamo sì, sì, bene, sì. cioè noi abbiamo aspettato alla release di Loan Shark per dire non c'era alcuna compagnia prima della release di Certo. Loan Sì. Shark, quindi eravamo noi che vediamo cosa viene fuori, quindi C'era il mio codice fiscale. sì, sì, esatto. Iniziamo a lavorare a Birds e in una sorta di angolo cieco, non avevamo idea veramente di come sarebbe stata la risposta a Loan Shark, quindi eravamo un po' indecisi su come procedere. Però iniziamo a tirare su una serie di idee, andiamo molto rapidi, iniziamo a fare prototipazione in una direzione. Un gioco tendenzialmente volevamo meno lineare di Loan Shark, ehm, e avevamo visto nel contesto del birdwatching, decidiamo poi, alla fine avevamo un paio di idee che avevamo sortato, decidiamo di dire facciamo quello che abbiamo fatto con Loan Shark, ma nel mondo di Squirrel Stapler, quindi questo piccolo mondo un po' più ampio, ci mettiamo i nostri dialoghini, facciamo progredire la narrativa con il binocolo osservando gli uccelli e yada yada yada, perfetto. Poi esce Loan Shark. E a quel punto, a parte che cito brevemente il contesto dell'uscita, nel senso che io per un errore di calendario avevo fatto coincidere le vacanze con la mia compagna la settimana dell'uscita di Loan Shark. Samuele idem era in vacanza, quindi tu immagina quest'uomo sardo nella Torino trasformata in un forno che l'8 agosto sta lì a rispondere a Steam e il gioco che esplode, veramente assurdo. E io vedevo le cose dalla spiaggia, tra l'altro. Sì, E sì, io ho mandavo gli questo, aggiornamenti: "Oh raga, guardate sta vedendo un sacco, che cazzo". ho Sì, questo No, vabbè. debito,
No, vabbè, poi spegnevo e guardavo sulla spiaggia, tipo, ho questo debito morale nei confronti di Nico. Quindi l'uscita di Loan Shark poi ci ha chiaramente gasati, però in realtà ci ha anche messo nei guai, tra virgolette, perché visto il successo del gioco ci siamo dovuti fermare su Birds e partire poi a lavorare a Loan Shark, fare update, dopo sia in termini di fix dei vari problemi che sono sorti, sia poi un corposo update con cui abbiamo aggiunto finali multipli. Ci richiedevano tutti, all'inizio non c'erano, li abbiamo messi, è stata una migliore decisione del 2025 perché se il gioco continua ad avere questa valutazione molto alta con tutti questi nuovi giocatori è perché arrivano e si trovano questi finali multipli che tra l'altro ci sono venuti fuori molto bene secondo il pubblico. Abbiamo Ehm, iniziato a lavorare, scusa se ti interrompo, anche prego, con prego, per anzi. il porting su console. Non volevo dire solamente questo, prego Luca, continua pure. Tra l'altro, esatto, si sono sovrapposte a quel punto la necessità di lottare contro il fisco per aprire la compagnia ed è stata veramente un'ordalia, è stato stressantissimo. Io e Nico ne siamo usciti devastati. ehm, Ci siamo stati aiutati, saluto i ragazzi di Bad Vice Games che ci hanno salvati perché mi ricordo un pomeriggio in cui dovevamo prendere una decisione definitiva su che forma societaria adottare. Noi siamo una SNC, tutti ci dicevano SRL, 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 noi eravamo terrorizzati da sta cosa perché vedevamo un sacco di costi all'inizio, un sacco di beghe amministrative e fiscali. Il nostro commercialista ci diceva: eh sì, effettivamente un SRL vi costa un po', parliamo con loro, ci chiarisco, siamo un SNC, noi tranquilli, le ci hanno aiutati tantissimo, quindi ciao Sì, Christian, ciao non Eleonora. saremmo non ce l'avremmo No, no, fatta no, non ce vivi l'avremmo senza. fatta. Però questo cosa vuol dire? Che siamo stati praticamente 2 mesi lontani da Birdswatching Sì. e quando ci siamo riseduti a fine ottobre, inizio novembre, ci siamo dovuti togliere veramente la polvere di dosso e il gioco quindi è cambiato tantissimo. Non so ragazzi se vi va di parlare un po' meglio di come è cambiato effettivamente il design e la struttura di Birds. Sì, sì, appunto per riprendere, non so Sam se perché Sam appunto è arrivato proprio in quel periodo, se non sbaglio, nel senso che Sì, è stato veramente un susseguirsi di questioni burocratiche che poi ti richiedono un pomeriggio di andare dal notaio, un altro pomeriggio di andare in banca e quindi non hai davvero un giorno per concentrarti sul gioco. In più appunto quel tempo libero magari lo passavamo su Loan Shark. Siamo stati molto bravi nel contenere il lavoro da fare su Loan Shark, però è stato poi difficilissimo riprendersi, perché non credo che nessuno di noi abbia qualcuno con una compagnia in famiglia, perché io no, no, non io sono abbiamo il primo. conoscenze sul come si faceva una compagnia, quindi proprio anche il terrore del: "Oh mio Dio, sto facendo qualcosa di sbagliato che mi manderà in prigione? Non lo so perché lo Stato non me lo dice." C'è stato un pomeriggio, scusa se ti interrompo, in cui usciamo da una riunione tesissima con il commercialista che si era impanicato quando gli abbiamo detto che noi dovevamo fatturare dagli Stati Uniti e lui va in panico cioè, poi, ciao Guido tra l'altro, non penso che ci guardi, però si preoccupa un sacco e ci fa un sacco di scenari molto negativi e io mi ricordo questa cosa ha impattato decisamente su Nicola. Io sono stato in burnout dopo quel periodo lì. Poi grazie a Dio abbiamo risolto tutto passo passo, abbiamo capito come si fa, quella cosa, però c'ha richiesto un sacco di tempo. Quindi mi ricordo, avevamo il prototipo di Birdswatching, Samuele tra l'altro è eventualmente entrato, però anche in quel periodo eravamo in forze, nel senso: "Guarda, c'è questa Sì, sì, proposta, esatto. lo Shark è andato bene", quindi non sapevamo se Birdswatching avrebbe o non avrebbe avuto il terzo socio, full time. Mhmm, quindi mi ricordo abbiamo lasciato Birdswatching, che era questa specie di piccolo open world con tutto non lineare, dove raccoglievi degli oggetti e sbloccavi delle progressioni, eccetera, eccetera. Quando ci siamo tornati ci sembrava tutto stupido, mi ricordo. Cioè era tipo, abbiamo ristrutturato il gioco da zero, e poi l'abbiamo rifatto più o meno per altre 2 Sì, volte, altre 2 che volte, perché una volta abbiam provato, se non sbaglio, a rifarlo non linearmente e poi abbiamo detto: "Basta con la non linearità, adesso deve essere tutto lineare". esatto. E quindi è stato un progetto molto difficile perché abbiamo lavorato tanto verticalmente, cioè provando cose diverse anche molto avanti nello sviluppo, piuttosto che cioè a dire: "Okay, il gioco è questo e tiriamolo su di qualità", ecco. Ehm, quindi sì, questo è stato difficilissimo. Cioè
Non credo che in un altro contesto ci avrebbe dato altrettanti problemi. È proprio poi il momento di distrazione mentale nella quale ci siamo trovati che Mh-mh. ci ha un po' messo in difficoltà. Poi Samuele appunto è arrivato adesso in 2 mesi farò tutto quanto e ha ovviamente creato un mondo bellissimo, incredibile, un tempo limitatissimo. Però appunto E è stato anomalo anche per questo, perché mh-mh, un'altra volta è vero che ci ho lavorato full time, però sono arrivato solamente quando, sì, diciamo, sì. cioè il gioco di fatto, cioè Era già era impostato. impostato. Ah, Quindi sì, 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 sì. ci siamo riusciti bene poi a farlo, Mh. però mi viene da dire che appunto l'arte è stata un po' appiccicata sopra alla fine, Sì, esatto, esatto. piuttosto che essere pensato come un tutt'uno. Un Quindi Verissimo. po' disallineati, no, perché appunto eravamo su 3 ritmi diversi, mi sì, ricordo. sì, 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 esatto. Quindi è stato molto difficile. Poi vabbè, nell'ultimo mese e mezzo io sono contentissimo di cosa perché abbiamo preso le vacanze di Natale per, boh, andarci a fare le nostre passeggiate, quello che è, e poi quando siamo tornati ci siamo concentrati tantissimo, è stato veramente bello lavorarci, cioè tipo Mh. a me adesso ha dato un sacco di sta dando un sacco di Sì. Sì, sì, soddisfazioni. sì, adesso sì. Tipo okay, sono contento quando esce, non sono terrorizzato Sì. dal Noi fatto che non per succede niente. dirti, scaramanticamente per dirti, Alessia, noi continuiamo a dire che venderemo 100 copie perché stiamo cercando di Vabbè, allontanare così la Addirittura? pressione. Così tantissimo. tante? Così tante? No. Ottimista. Però siamo molto proprio tanto contenti perché veramente a fine dicembre il gioco era veramente noioso e invece siamo proprio contenti di quello che siamo riusciti a fare. È stato veramente un mese di grande lavoro. Mh. Altre difficoltà? Non mi sono state queste le principali forse. Ti Pare chie- comunque un gioco open world horror, Sì, Oh, perché la non linearità del gioco, mi viene da sì. dire, tipo un sacco di cose sottovalutate. Verissimo, sì, perché per ottenere quel tipo di tensione horror come vogliamo ottenere noi per essere a livello con il nostro settore, non ti bastano 3 mesi, cioè ci vuole veramente creare una profondità di sistemi Mh. e supportare con tutta una serie di artifici che sono al di là delle nostre possibilità adesso, quindi, Mh-mh. era veramente al di fuori per cui infatti renderlo lineare ci ha permesso di, sai, riportare le cose a un livello che ci soddisfaceva Alla perché nostra portata. abbiamo di nuovo alla nostra portata, esatto, sempre che ne abbiamo Mh-mh. di nuovo avuto il controllo. Domanda, prima di passare al prossimo argomento. Da un punto di Yes. vista, per Samuele, da un punto di vista artistico e di level design, immagino che Samuele si occupi, oltre che al lato produttivo, anche magari proprio di, non di direzione artistica, lighting, eccetera. Quindi io, essendo più sul level design, vi chiedo chi invece si occupa di level design, se solo Sam, o come vi organizzate, com'è il vostro lavoro da quel punto di vista, level environment. Eh, vabbè, beh, diciamo che per questo progetto me ne sono occupato io, però non mi ritengo un level designer. Non è vero, se hai fatto un ha lavoro fatto il eccellente. mondo incredibile, vabbè. Vabbè, Noi l'apporto è stato semplicemente guardarlo e dire: "Ma qua potrebbe starci una curva in più, qua mettiamo un altro cerchio", ha fatto tutto diciamo lui. che cerca sempre di essere, cioè almeno mi viene da dire, cerca sempre di essere un lavoro in stretta collaborazione tra tutti quanti, quindi io magari non ho le capacità di fare, cioè di vedere alcuni aspetti del level design perché non ho studiato questo, però comunque lavorare con Luca e Nico stretto contatto mi permette poi, no, comunque di raggiungere, credo, un livello decente. Ora, io penso che il gioco, vabbè, sono d'accordo con loro, è venuto molto bene, sono contentissimo di quello che ho fatto a livello artistico, e poi magari a livello proprio di level design e tutto quello che comprende questa disciplina, non credo che sia ottimo. Però mi viene anche da E... dire, magari, proprio per il discorso che si diceva prima, voi giocate anche un po' sulle vostre forze, non so come spiegarmi. Quindi non penso che neanche Birdswatching sia un gioco level design based, cioè può Esatto, esserci esatto. molto No, no, certo. environment e molto, insomma, però l'importante è che sia godibile, non è come un platformer, insomma, che è Perché molto... i No. giochi
Chiaro. in giochi così piccoli perde di importanza, Sì, sì, no, sì, sì, certo. il raggiungere l'ottimizzazione di quello che può essere un livello di un AA, un AAA comunque, no, Esatto. dove stai lì a minchia a giocare con tutte le luci per tirare Ma l'attenzione del infatti giocatore qua, le linee, Esatto. il discorso poi è sempre quello che ritorna, cioè comunque per le cose che non sono fondamentali va bene che siano buone alla prima, ed è stato un po' così anche per il level design di Birdwatching. sì. Chiaramente alcune cose le abbiamo aggiustate, però è stato fatto relativamente veloce come cosa, perché appunto non era il focus del progetto. Tipo butti il Ehm, vernice sulla tela e poi vai cioè a modificare, gli dai la forma che gli vuoi dare un pochettino, però poi quello che Sì, esce sì, esatto, perché appunto, cioè va bene così. E poi comunque c'è anche il fatto che secondo me è stato un po' obbligato, cioè questo assetto delle cose, cioè che io facessi level design perché l'arte è arrivata dopo, perché se fosse stata magari integrata nel processo di creazione del gioco dall'inizio, allora ci si poteva permettere, non lo so, qualcosa di diverso, ammesso appunto che ce ne fosse bisogno, non so, processi, cioè pipeline più classiche, non so, in cui appunto magari Nico fa il level design e poi appunto io vado a vestirlo, comunque Interessante. molto, molto dettato dalla necessità No, beh, ci sta. di farlo a posteriori. Ci sta. Passo al secondo argomento, che è macro argomento alla fine, che è molto più appunto lato produttivo, e alcuni punti li abbiamo già toccati, e mi riferisco anche, magari in alcune domande mi riferisco, per chi ci ascolta lo spiego, ad argomenti di cui avete parlato anche sul vostro Substack, perché per chi non lo sapesse.